Un elemento essenziale per avere delle buone stampe è avere il piattello di stampa calibrato in modo corretto. Ma quando è da calibrare? Come facciamo ad accorgerci quando è da fare questa operazione? Essenzialmente la calibrazione del piattello di stampa serve a garantire una corretta adesione delle stampe su tutta la sua superficie. Quindi quando abbiamo per esempio due modelli stampati, uno viene perfettamente attaccato al piattello e l'altro invece è parzialmente staccato o completamente staccato, allora questo è il primo campanello d'allarme e ci fa capire che dobbiamo effettuare una nuova calibrazione del piatto. Ogni quanto è da fare? Dipende, semplicemente quando iniziamo ad avere problemi di adesione. Può essere che è da fare una volta all'anno anche semplicemente. L'unica cosa da tenere in considerazione è proprio se i pezzi rimangono attaccati oppure no. Come procedere alla calibrazione? Allora abbiamo bisogno del sensore di calibrazione USB della macchina e una chiave esagonale da 2,5 mm. Ora andiamo in macchina e procediamo alla calibrazione. Colleghiamo il sensore USB alla porta di fronte alla macchina, verifichiamo il funzionamento, si accende la luce verde, ok. Rimuoviamo la vaschetta di stampa, con il piattello pulito e installato andiamo a premere il tasto di calibrazione, viene chiesta una conferma e adesso andiamo nel dettaglio a vedere la procedura operativa di calibrazione. Allora, queste sono le 3 viti di regolazione che useremo per calibrare il piatto con una chiave esagonale da 2,5. Avvitando la vite il piatto si solleva, mentre invece svitando il piatto si abbasserà. Adesso andiamo ad inserire il sensore di calibrazione. Allora, il sensore viene schiacciato dalla piattaforma e si illumina di verde. Quindi andiamo a posizionarlo e vediamo cosa succede. Lo posizioniamo sotto la prima vite, il sensore diventa verde, vuol dire che il piatto è troppo basso, quindi lo dobbiamo sollevare. Per sollevarlo avvitiamo leggermente e si spegne. A questo punto dobbiamo continuare a giocare tra uno schiacciare e un mollare, quindi vediamo che quando non c'è pressione il sensore è spento, quindi dobbiamo abbassarci leggermente. In questo momento, quando io sollevo leggermente verso l'alto, il sensore si spegne e rimane spento. Schiacciando verso il basso, il sensore si attiva e rimane attivo. Questa è la situazione perfetta di calibrazione di questo punto. Vedete? Schiaccio leggermente verso il basso, il sensore si accende e rimane acceso. Schiaccio leggermente verso l'alto, il sensore si spegne e rimane spento. Quindi questa è la calibrazione ideale di questo punto. Ora passiamo alla vite successiva, spostiamo il sensore sotto la vite che andiamo a calibrare e il sensore è spento. Io premo leggermente verso il basso, si accende ma poi si spegne. Devo premere parecchio per accenderlo, questo vuol dire che devo svitare la vite per abbassare. Andiamo a svitare leggermente. Ora devo fare meno forza per attivare il sensore, ma comunque siamo ancora alti, quindi allento ancora leggermente e adesso ci troviamo nella situazione di prima. Io spingo leggermente verso l'alto la piattaforma, rilascio, il sensore rimane spento, premo leggermente verso il basso, il sensore si attiva e rimane attivo. Quindi ci troviamo di nuovo nella situazione di una calibrazione perfetta. Solleviamo la piattaforma e posizioniamo il sensore sotto l'ultimo punto di regolazione. Facciamo una prova, anche qui devo veramente premere parecchio per andare ad attivarlo, di conseguenza anche questo punto è alto. Posizioniamo la chiave qui e andiamo a svitare leggermente per abbassare il sensore. Facciamo di nuovo la prova, devo premere meno, ma devo comunque premere, quindi è ancora troppo alto. Svito ancora un po' e rimane acceso verso l'alto e si spegne. Siamo di nuovo nella posizione ottimale di calibrazione. Io premo verso il basso, si attiva e rimane attivo,
premo verso l'alto, si disattiva e rimane disattivato, quindi la calibrazione è avvenuta in modo corretto. Ora è opportuno fare un altro giro di verifica, soprattutto quando le regolazioni sono importanti, quindi ci riposizioniamo sotto il primo punto di calibrazione e facciamo di nuovo una verifica. Il punto è rimasto perfettamente calibrato, passiamo anche al successivo. Ecco qua invece siamo leggermente bassi perché il sensore rimane sempre attivo, quindi c'è da alzarci leggermente, quindi in questa fase le regolazioni sono davvero minime, ho fatto meno di un ottavo di giro, ci troviamo di nuovo nella condizione ideale. Ultimo check dell'ultimo punto e questo è già perfettamente calibrato, quindi a questo punto possiamo rimuovere chiave e sensore. Al termine della procedura di calibrazione sarà sufficiente andare a muovere la macchina verso l'alto, il piattello sale e potremo andare a reinstallare la vaschetta e procedere con delle altre stampe.